Quante volte avete sentito dire nel caso della MotoGP che è tutto organizzato per un motivo o per quell'altro o a favore di quello o di quell'altro in una specifica gara o addirittura per tutto il campionato per chissà quale motivo? E se lo sport più imprevedibile su due ruote non fosse così imprevedibile, non sto dicendo che sia truccato, che sia organizzato, sto dicendo se non fosse più uno sport ma uno spettacolo, eh? La domanda non è complottista, è scomoda ed è per questo che noi ce la facciamo. Negli ultimi anni, intorno alla MotoGP, si è fatta strada una sensazione che molti evitano di verbalizzare, ma che sempre più spesso viene fuori nel paddock tra addetti ai lavori, tifosi esperti, cioè che l'imprevedibilità non sia più solo il risultato del talento e della tecnologia, dell'errore umano o del caos tecnico, ma anche di una gestione sempre più consapevole del racconto, della faccenda, una gestione sempre più, ok, organizzata, ok? Non stiamo parlando di gare truccate, sarebbe una lettura pigra, sbagliata, ok? Stiamo parlando di qualcosa di molto più sottile, moderno e per questo difficile da contestare, cioè l'ottimizzazione dello spettacolo che poi influenza le gare, ok? Proviamo a parlarne un po'. Siete pronti? Dai! Ciao da Mr. Helmet, per un contenuto che non è notizia o rumore, eccetera, ma ha un po' di riflessione, quindi chi vuole può saltarlo, ma chi invece è interessato a ragionarci sopra può seguirlo. Oggi parliamo di qualcosa che va dallo sport allo show, cioè l'americanizzazione silenziosa, ma nemmeno tanto, della MotoGP sta seguendo un percorso già visto in altri ambiti, cioè quello di uno sport che diventa sempre di più spettacolo. Con la differenza che mentre in altre situazioni la cosa è stata molto più graduale, per la MotoGP sembra molto veloce, ok? In certi ambiti è sempre stato così, cioè il wrestling nasce, no, tanti anni fa dalla lotta, poi ha preso, no, una piega verso lo spettacolo e dichiara in modo trasparente di essere intrattenimento. Lo stesso pugilato, che è sempre stata una roba molto seria, molto dura, ultimamente nel pugilato contemporaneo vediamo sempre più incontri fra professionisti, celebrity, youtuber e questa cosa ha normalizzato il concetto di evento prima ancora che di competizione, cioè nel pugilato l'evento, la card diventa più importante ormai dell'incontro stesso, si vendono i pay per view più degli incontri spettacolo che di quelli veri, ok? Addirittura il pugilato ha visto il sorpasso. E poi c'è la Formula 1 che adesso controlla a livello organizzativo anche la MotoGP attraverso Liberty Media. Qui il parallelo non è offensivo, non sto dicendo che la MotoGP diventa wrestling, ok? Però è strutturale, cioè uno sport globale, costoso come la MotoGP, che fa fatica a, in qualche maniera deve lottare, legato a sponsor locali, diritti televisivi e mercati territoriali, non può permettersi, questa è la verità, delle stagioni piatte, noiose, dei domini prolungati, a meno che non ci sia qualcosa di stimolante dietro, o dei campionati decisi troppo presto, a meno che non sia questa parte stessa della narrazione, e nemmeno imprevisti non gestibili, cioè quello di saltare le gare, non farle, delle robe che non si possono controllare, a meno che appunto non siano queste cose stesse la parte di un piano, ok? Queste cose che succedono devono essere funzionali ad altre cose, tipo la creazione di miti e tutto il resto. Quindi uno sport globale, lo sappiamo, questo l'abbiamo imparato in tutte le cose che noi guardiamo, perché sennò noi stessi ci annoiamo, e dopo vedete perché. Uno sport globale ha bisogno di eroi riconoscibili, di mercati rappresentati in modo preciso, con le varie percentuali, ha bisogno di colpi di scena, ha bisogno di narrazioni continue e ha bisogno di situazioni. Ok? Quindi una roba tipo che anche l'imprevisto quasi quasi è previsto o messo in conto. Anche un dominio prolungato di una stessa casa è quasi parte di una narrazione, di una storyline di un certo tipo. Vedete quanti termini sto usando che prima non si sentivano? Quindi una MotoGP guidata dal promotore, che poi è Dorna Sports, questo fattore è cresciuto tantissimo e ha portato al fatto che la MotoGP è potuta essere vendibile, no? È diventata vendibile a Liberty Media, che di queste cose però ha bisogno ancora di più, e la priorità non è più soltanto chi va forte, ma chi tiene acceso l'interesse globale per 9 mesi
nei confronti di un pubblico che non è più un pubblico solo di appassionati, ma è un pubblico mainstream, generalista, e quindi non si sazia con la pista, anzi forse gli interessa anche un po' meno, ha bisogno di tutto un contorno, e non ne ha bisogno nei weekend di gara del sabato o della domenica, ma ne ha bisogno per tutta la settimana, e non ha bisogno per pochi giorni, ma per tutta la durata del calendario, altrimenti si annoia. Come lo si fa? Non si decide il risultato, questo non lo sto dicendo e non lo dirò mai, però si costruisce il contesto per ottenerlo. Quindi ordini di scuderia, passaporti, il dramma e tutte le introduzioni di palinsesto e regolamentari. Lo sapete, avete visto tante piccole sessioni, molte più sessioni decisive, le sfilate dei piloti, la sprint, tutto che deve portare ad un engagement e tutto deve essere decisivo, non più a favore di chi ci corre che deve sistemarsi la moto, per esempio, ma a favore del pubblico. È tutta una serie di introduzioni appunto di palinsesto organizzativo. Sono coincidenze oppure è un sistema? Cioè sono una necessità sportiva e di sicurezza, come ci dicono, oppure sono un bisogno editoriale, cioè per renderci la MotoGP appetibile sempre, per tutto il tempo, mantenere alta quella che io chiamo l'erezione, no, del pubblico, no, mediatica. Quindi va bene, gli ordini di scuderia ci sono sempre stati, le pressioni politiche ci sono sempre esistite, le strategie di campionato sono normali, però la differenza, quello che io cerco di spiegarvi oggi, è che queste dinamiche non sono più un effetto collaterale, cioè una roba che capita quando capita, però sono proprio una parte del modello, cioè ci sono sempre e spesso non è che concorrono o capitano nel modello, guidano il modello stesso, cioè non sono cose accettate, tipo c'è un australiano, ok? No, sono appositamente perseguite per far funzionare il giocattolo. Questo sto cercando di spiegarvi. Quando si enfatizzano le nazionalità a tutti i costi, le famose quote, quando il pilota giusto arriva nel momento giusto, quando i finali di stagione sembrano fatti apposta per tenere il pubblico incollato, o perché non si sa chi vince o perché ci si aspetta uno strapotere pazzesco di chi sta vincendo, eccetera. La domanda non è se qualcuno sta barando, ok? Cioè il colpo di scena è così necessario e puntuale che tu praticamente te lo aspetti, cioè diventi assuefatto alle robe strane perché sai che succederanno. C'è poi un elemento che entra raramente nel dibattito pubblico ultimamente, perché come avete notato non se ne può nemmeno parlare, ma che nel paddock è noto da tempo e la fa da padrone, cioè il fornitore degli pneumatici, fornitore unico degli pneumatici, che vuol dire ancora maggior controllo non solo finanziario ma anche di situazioni, Michelin prima e Pirelli fra poco. Allora, metto subito un paletto prima che qualcuno mi dica ma Mr. Helm dice che le gomme... No, nessuno sta dicendo che esista un gommino magico assegnato a comando per decidere le gare. Oddio. Però è altrettanto vero che in un campionato a margini ridottissimi, con moto sempre più simili, con gare sempre di più decise dalla gestione della gomma, una specifica che funziona meglio di un'altra può cambiare completamente il destino di un weekend. E anche qui vale una verità spesso rimossa, cioè se ne parla da anni di una roba così, cioè più di un pilota, più di una squadra, in più epoche ha sollevato questa bandierina. Ok, adesso non se ne può più parlare, però la differenza, ancora una volta, ripeto, è il contesto. Quando lo sport era solo sport, gli episodi erano episodi. In passato poteva succedere una gomma che non funzionava, una scelta tecnica infelice, anche una cazzata gigante, no? Un weekend inspiegabile, uno che non era andato forte mai e che improvvisamente, guarda caso nella gara di casa, oppure in un impazziva e diventava un top prize, se ne discuteva, si polemizzava, ci si rifletteva, però tutto restava dentro una cornice sportiva, perché la priorità era la competizione e non il risultato, cioè tu eri lì per correre e quello che succedeva, mentre adesso la priorità non è la competizione, non è neanche il risultato della competizione, ma è il risultato del racconto, cioè quanto siamo andati bene a livello mediatico, quanto pubblico abbiamo fatto, quanti click, cioè non importa chi vince
quasi, ma quanto funziona la narrazione in termini di riscontro del pubblico? Perché ti servono i soldi per andare avanti e gli sponsor pagano sull'engagement, non sulla vittoria di uno o dell'altro, più o meno. Ok, quindi le parole drama, narrazione in MotoGP, voi chi segue la MotoGP da tanti anni non li aveva mai sentite, è una cosa che è entrata in circolo da pochissimo. Oggi il rischio non è che tutto diventi, come dicono gli americani, fra virgolette, odio questo modo di fare le virgolette, cioè staged, organizzato. Cioè il rischio è che gli episodi curiosi smettano di sembrare appunto curiosi, di sembrare eccezioni, perché poi quando il racconto, la narrazione è più importante dello sport, cioè la narrazione è più importante, il modo in cui tu racconti una cosa è più importante della cosa stessa, lo spettacolo diventa necessario e diventa più importante del risultato, e quindi ogni variabile che può aggiustare la faccenda narrativa smette di essere neutra, cioè diventa un elemento, cioè non è più una roba che capita, ma è una roba, uno degli elementi da controllare. In una intervista di un giornalista ad Alligna in occasione della presentazione della Ducati, mi pare Zamagni, il giornalista lamenta, gli dice: ma cos'è che non ti piace della MotoGP? Lamenta che la MotoGP ha pochi sorpassi e che ci sia un dominio marcato, non lo dice, però insomma lo fa capire, di Ducati. E Alligna gli risponde: ma è lo sport, a volte divertente, a volte noioso, a volte combattuto, a volte c'è un dominio, ma è lo sport, altrimenti, gli dice Dall'Igna, diventa uno spettacolo. Nel senso che devi prendere l'aspetto tecnico complessivo della moto e non puoi evidentemente storpiarlo. Per storpiarlo dovresti introdurre delle cose come fa la Formula 1 per agevolare i sorpassi, che però diventano più uno show. Sì, però esatto, sono sorpassi finti, sono sorpassi finti. Esattamente. Sono d'accordo. Quindi sai, bisogna che decidiamo se vogliamo uno sport o se vogliamo uno show. Questa è la chiave di tutto. Questa cosa è sfuggita, ma è l'elemento più importante in questo momento da gestire. Ma certe cose ci sono sempre state. Va bene, però questa non è una difesa, questa è un'obiezione comune, però è anche la più pericolosa. Cioè, non è che io voglio dare ragione ai complottisti, perché i complottisti di solito quando hanno una cosa non riescono mai a spiegarla. Hanno delle teorie assurde e qui però non spiegano mai perché, ok? Anche i complottisti ci sono sempre stati, però dire che certe cose ci sono sempre state significa che si possono fare. Cioè, sappiamo tutti come funziona il mondo reale, non quello dei sogni. Cioè, quello che si può fare, che potenzialmente si può fare, prima o poi, se serve, si fa, compreso sistemarsi i risultati o determinate situazioni, ma non per truccare, non per imbrogliare. L'obiettivo che mi sembra di vedere nella narrazione così rigida delle cose è che per salvare una stagione, per evitare un dominio noioso, per proteggere il prodotto MotoGP, per tenere in piedi la baracca, si fanno delle cose anche forzate, correre in certi posti, correre nonostante certe situazioni meteo, e qui la linea diventa appunto sottilissima. Nello specifico potrebbe obiettare qualcuno che per esempio in MotoGP c'è un dominio Ducati mai scalfito negli ultimi anni. È vero, però anche questo a me molte volte sembra parte di una narrazione di contorno stupefacente per altri versi, cioè di far vedere appunto uno strapotere come qualcosa di invincibile che da un momento all'altro potrebbe essere spodestato, e quindi anche lì c'è la tensione, ok? Non si parla, continuo, lo ripeto perché spero di non essere frainteso, ma so che succederà, non si parla di campionato truccato, ma di campionato in cui la componente narrativa, cioè il racconto di quello che succede, la componente spettacolo, cioè il modo in cui questo succede, quindi il contesto, diventa sempre più importante della parte sportiva in sé. Non so se voi a questa cosa avete fatto caso. Cioè il vero punto finale è il non ritorno. Cioè la MotoGP non è finta, solo che non è più ingenua, sembra, almeno a me, ma poi ditemi voi, meno naturale. E quindi la domanda che uno si fa non è se oggi le gare sono scritte o sono truccate. La domanda è molto più sottile e anche un po' più pericolosa, cioè quanto siamo lontani noi con questa MotoGP che vogliamo controllare tutto, dal punto di non ritorno in cui la parte narrativa
sarà quella dominante, più importante rispetto a quella sportiva. Cioè, faccio un esempio paradossale, cioè come nel wrestling, dove chi vince non è importante, ma sono quasi quasi più importanti le robe assurde che succedono durante. E quindi si inizieranno a fare sempre più cose in funzione della gestibilità e meno in funzione dello sport in sé, cioè delle cose in cui verrà accontentata la volontà di quel giornalista, come diceva nell'intervista, che chiede spettacolo a tutti i costi, perché il suo pubblico vuole quello, altrimenti lui i giornali non li vende più, perché non basta più che vinca Gino o Rino, a spese del Dalligna di turno, che dice: oh, ma è sport, io ho lavorato tanto per dominare progettualmente, tecnologicamente, cioè, perché devo essere fermato? Ok, questa è la domanda. Per lo spettacolo, perché è noioso. Vabbè, te la prendi con me, ma vale per Ducati, per Honda, per chi volete voi. Quindi dal momento in cui lo sport diventa così tanto spettacolo, che come in tutti gli spettacoli deve filare tutto liscio, dove si fanno le prove, dove quello che non funziona come dovrebbe va aggiustato. Cioè, non so se voi non avete mai fatto caso, la differenza fra uno spettacolo e una gara sportiva è che lo spettacolo tu provi, fai le prove perché funzioni tutto, e quello che è un elemento fuori controllo, che non deve succedere, ok? Non perché qualcuno vuole barare, ma perché quando tu fai lo show, e lo show è la cosa più importante, l'imprevisto, cioè una roba che tu non ti aspetti in uno spettacolo teatrale qualsiasi, una recita, un film, una cosa, l'imprevisto non è un valore, smette di essere un valore e diventa un problema da correggere. Così. E quindi se succede questo, noi non perdiamo solo l'imprevedibilità, perdiamo la cosa più preziosa che uno sport può avere, cioè la certezza per noi, la sicurezza, il fatto che quello che noi stiamo guardando può andare benissimo, può andare stortissimo, può finire in un modo qualsiasi e va sempre bene, perché non c'è un modo giusto in cui debba finire. Cioè, non è necessariamente il modo che serve, ok? E quella è la grandezza dello sport, cioè essere perfetto nelle sue imperfezioni. La domanda che vi faccio, mi piacerebbe voi rispondesse, è: in MotoGP quanto siamo lontani da perdere questa imperfezione, questa innocenza? Cioè, quello che voglio sapere da voi è: secondo voi la MotoGP ha già superato quella linea ed è già diventata più spettacolo che sport, oppure è ancora più sport che spettacolo? Cioè, quanto manca? A che punto è? E poi un'altra domanda che vi faccio è: vogliamo impedire che succeda, oppure ci va bene così? Cioè, facciamo uno sport dove però la componente spettacolo vince su tutto, e quindi tutti i regolamenti, le situazioni, le faccende sono più importanti per creare una roba divertente che finisce in modo giusto, tutto sommato, ma che però è viziata da quell'aspetto lì. Cioè, nel caso, siamo ancora in tempo per fare qualcosa? Oh, io avrei anche finito, mi piacerebbe che seguiste il canale, vi iscriveste, vi abbonaste, ma la cosa che mi interessa di più sono due: intanto sapere la vostra opinione, a che punto siamo, se vi siete posti il problema, se c'è un momento di non ritorno, insomma, se possiamo salvare la MotoGP mantenendola più innocente, più candida rispetto a quello che invece è uno show dove deve filare liscio tutto quanto, per forza, altrimenti il pubblico che è cambiato, non è più quello di prima, poi si annoia e non la guarda più. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate, ok? Ciao da Mr. Helmet.